Buonasera a tutti, sono la dottoressa Mogavero, neurologa, ed è mio grande piacere introdurre questo evento in qualità di organizzatrice della rubrica PLMS Webinars, che è l'acronimo di Periodic Lessons on the Movement Disorders. Lo scopo di questa serie di seminari online è quella di divulgare informazioni e aggiornamenti scientifici sui disturbi del movimento in sonno, per garantire un aggiornamento continuo a beneficio in primis dei pazienti, ma anche di chiunque nella comunità scientifica fosse interessato ad ampliare la propria conoscenza su questi argomenti. Sono stati coinvolti negli scorsi webinar, nei mesi scorsi, e verranno coinvolti nei mesi successivi i massimi esperti a livello nazionale ed internazionale in questo settore, quindi ricercatori e clinici che si sono distinti per la loro attività in questo ambito. PLMS Webinars è un'iniziativa nata grazie al supporto fondamentale di Restless Italia, l'associazione italiana dei pazienti con sindrome delle gambe senza riposo, per cui ringrazio in primis il presidente Marco Rolandi, che è stato anche il cuore di questa iniziativa. Per il suo contributo fondamentale in questo progetto ringrazio non solo Marco, ma anche importanti leader internazionali nell'ambito della medicina del sonno, quali Raffaele Ferri, presidente della Wo Sleep Society, Oliviero Bruni, direttore dell'International Pediatric Sleep Association, l'IPSA, John Winkelmann, presidente dell'International RL Study Group, e Federica Provini, vicepresidente dello European RL Study Group, che hanno da subito accolto questa iniziativa. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i clinici e ricercatori eccellenti che negli scorsi webinar hanno aderito nei mesi scorsi a questo progetto, quindi tutti i relatori e i moderatori, e ringrazio gli altri membri di Restless Italia, quali Stefano, che oltre Marco sono proprio coinvolti negli aspetti tecnici, quindi nella realizzazione, nella fattibilità della realizzazione anche di questa iniziativa, e ringrazio tutto il direttivo dell'Associazione dei Pazienti, quindi Caterina, Elsa, Enrica, Paola, Emanuela e Luigi, che sono, oltre che un supporto, attivi anche nell'opera di divulgazione. Infine ringrazio tutti coloro che ci seguono numerosi, appunto dimostrando l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica sul sonno e nella fattispecie sui disturbi del movimento in sonno, promuovendo quindi un progresso continuo in questo campo, che va a vantaggio sia dei pazienti che dei clinici. In quest'ottica, oggi, nell'ambito della Giornata Mondiale del Sonno 2025, che è promossa annualmente dalla Wo Sleep Society, e quest'anno è il tema di Fai della salute del sonno una priorità, siamo entusiasti di organizzare un evento online in cui abbiamo l'onore di ospitare il presidente della Wo Sleep Society, professor Raffaele Ferri, e il direttore dell'IPSA, il professor Oliviero Bruni, che introdurranno due relatrici d'eccezione, che sono la professoressa Rosaria Silvestri dell'Università di Messina e la professoressa Karen Spruit dell'Università di Parigi, che tratteranno argomenti cardine nella sindrome delle gambe senza riposo, sia in età pediatrica che adulta. Ma ora introduco con grande piacere Marco Rolandi, il presidente di Restless Italia, ringrazio tutti per la partecipazione, augurandovi un buon World Sleep Day. Grazie dottoressa Mogavero, grazie Paola. Sono Marco Rolandi, il presidente di RLS Italia PS, l'Associazione Italiana della Sindrome delle Gambe Senza Riposo. Siamo nati nel 2022, dopo anni di permanenza sui social network come supporto ai malati della sindrome delle gambe senza riposo, e la priorità numero uno della nostra associazione è quella di riuscire a far riconoscere la sindrome delle gambe senza riposo come malattia. Questi webinar sono nati grazie al fondamentale supporto della dottoressa Mogavero e a tutti i suoi colleghi che si sono alternati con i webinar e che si alterneranno anche nei prossimi mesi. Non mi resta altro che augurarvi una buona visione e una buona giornata del sonno e ricordarvi di fare della salute del sonno una priorità.
Buongiorno a tutti, è un grande onore in qualità del presidente della World Sleep Society rivolgermi a voi in questa giornata mondiale del sonno 2025, un appuntamento fondamentale per promuovere la consapevolezza dell'importanza del sonno per la salute e il benessere di tutti. Ringrazio di cuore RLS Italia per questa opportunità. Il tema di quest'anno, fare della salute del sonno una priorità, ci ricorda che il sonno è un pilastro essenziale della salute e deve essere considerato una priorità al pari della nutrizione e dell'attività fisica. Tuttavia, ancora oggi, molte persone non riescono ad avere un riposo adeguato a causa di fattori economici, lavorativi, ambientali e anche sociali. La mancanza di consapevolezza e l'accesso limitato alla diagnosi e al trattamento dei disturbi del sonno continuano a generare disuguaglianze con ripercussioni significative sulla salute pubblica e sulla qualità della vita individuale. Anche in Italia il numero di persone che soffrono di disturbi del sonno è in aumento, con conseguenze che vanno ben oltre la semplice stanchezza. Privazione e disturbi del sonno sono associati ad un maggiore rischio di malattie cardiovascolari, obesità, diabete, disturbi dell'umore e declino cognitivo. È tempo di agire affinché il sonno sia riconosciuto come una priorità per la salute individuale e collettiva. Dobbiamo lavorare insieme e per promuovere politiche che tutelino il diritto al sonno e garantire che chi soffre di disturbi del sonno possa accedere a diagnosi e trattamenti adeguati e scientificamente corretti. Oggi quindi lanciamo un appello a tutti, prendiamoci cura del nostro sonno e anche di quello degli altri, perché dormire bene non è un lusso, ma una necessità per una società più sana, produttiva e resiliente. In questa occasione abbiamo il piacere di ospitare una delle voci più autorevoli nel campo della medicina del sonno, la professoressa Rosalia Silvestri. La professoressa Silvestri è una rinomata esperta sia nel campo della ricerca sia che della clinica del sonno e presenterà un webinar su un tema di grande rilevanza. Healthy Life and Nutrition in Restless Leg Syndrome, una vita sana e nutrizione sana nella sindrome delle gambe senza riposo. La sindrome delle gambe senza riposo è un disturbo, non ho bisogno di dirlo a voi, che incide pesantemente sulla qualità del sonno e di conseguenza sulla qualità della vita. Questo incontro offrirà un approfondimento sul ruolo della nutrizione e dello stile di vita nella gestione della patologia, fornendo strumenti pratici per migliorare il benessere dei pazienti. Siamo certi che sarà un'opportunità preziosa per accrescere la consapevolezza e rafforzare il nostro impegno nella promozione della salute del sonno. Grazie a tutti per il vostro impegno e buona giornata mondiale del sonno. Buongiorno a tutti, è un vero piacere condividere con voi questi aspetti su una vita sana e sugli aspetti della nutrizione sana e dell'esercizio per uno dei disturbi del sonno che ovviamente a questa organizzazione RLS Italia è particolarmente caro nell'occasione della giornata mondiale sui disturbi del sonno. Grazie a Raffaele Ferri per avermi introdotto, grazie a Paola Mogavero per curare tutti questi meeting che sono particolarmente interessanti e soprattutto anche a Marco Rolandi che è l'anima di RLS Italia a cui dobbiamo veramente tanto e i risultati si cominciano, devo dire, a vedere. I pazienti apprezzano tanto e noi abbiamo avuto anche modo di essere presenti laddove ci veniva difficile essere. E allora vorrei cominciare col dire che da un punto di vista della nutrizione il ferro e le vitamine svolgono un ruolo decisamente importante nel bilancio nutrizionale dei pazienti affetti da sindrome delle gambe senza riposo o di Willis-Ekbom. Il ferro in particolare svolge una serie di funzioni molto importanti per il nostro corpo, in particolare per il nostro cervello, e la carenza di ferro è importante perché riesce a coinvolgere una serie di disturbi del sonno e della veglia
è coinvolta in un fattore molto importante che è la iperattività, la cosiddetta restlessness, presente durante lo sviluppo in alcune comorbidità tipiche appunto della carenza di ferro e dell'RLS, disturbi del neurosviluppo, e molto spesso si attua attraverso la contemporanea presenza nell'80% dei casi nella restless di movimenti periodici a carico degli arti. Tuttavia, nonostante questa nota importanza del ferro, il ferro è stato poco studiato nell'insieme. E vorrei partire da questa scoping review che è andata a vedere come in realtà, se noi andiamo a vedere quanto la supplementazione del ferro venga indicata come benefica in una serie di disturbi caratterizzati appunto da ipermotricità, da restlessness, sicuramente la sindrome delle gambe senza riposo include il numero maggiore di studi, ma troviamo anche altri studi come l'OSA, le parasonnie e più recentemente anche il disturbo da restless sleep o RSD. E è molto importante quindi andare a diagnosticare una carenza di ferro e soprattutto, come vedremo, una carenza di ferro centrale piuttosto che un'anemia sideropenica, e soprattutto andarla ad attenzionare perché agire sulla restless attraverso la supplementazione del ferro è innanzitutto safe, oltre che essere molto efficace, ed è particolarmente safe in popolazioni che possono essere a rischio rispetto ad altri trattamenti e comunque più fragili, come possono essere i dializzati o, come abbiamo sentito dai precedenti interventi del professore Manconi, le donne in gravidanza. E questo lavoro recentemente uscito è una scoping review ad opera del nostro gruppo che va a vedere come in realtà su un vasto numero di studi sulla ADHD per esempio, o anche altri disturbi del neurosviluppo come il disturbo dello spettro autistico, la carenza di ferro venga presa in considerazione, sia presente, però non ci sono studi a sufficienza che codifichino quali che siano i biomarkers che vanno indagati per un migliore approccio alla terapia. E è fondamentale pensare che non esiste soltanto l'anemia sideropenica, ma quello che è importante per quanto riguarda i disturbi da ipermotricità con alterazioni del comportamento e non è l'anemia sideropenica, ma è l'anemia non da carenza di ferro, che è appunto associata alla restlessness e per converso è anche associata a uno spettro comportamentale caratteristico nel neurosviluppo che può includere non soltanto il disturbo da inattenzione e iperattività, ma come dicevamo anche lo spettro autistico o la sindrome feto-alcolica. E questo bel pannello che ho mutuato da un lavoro del nostro Alessandro Silvani ci dice che è importante parlare non soltanto di carenza di ferro a livello cerebrale, ma piuttosto a livello centrale. Centrale perché parliamo di qualche cosa che va a coinvolgere anche la spinal cord e come vedete in questo pannello abbiamo fondamentalmente delle alterazioni nel senso di un upregulation per certi aspetti, come vedete ad esempio i livelli striatali di dopamina, i recettori di 1 e se parliamo di midollo i livelli di transferrina, i recettori di 1 e altro, mentre per converso abbiamo una down regulation con un abbassamento dei livelli del ferro per quanto riguarda
altri aspetti. E tutto questo vi fa vedere come la disfunzione del ferro sia centrale e comorbida ad una disfunzione della dopamina. In maniera diversa, per alcuni aspetti è più certificata la carenza di ferro, sicuramente ad esempio appunto nella Restless e anche nella DHD, in altre è meno studiata, e sicuramente in tutti questi disturbi abbiamo delle alterazioni comportamentali che si possono ricondurre ad una disfunzione della trasmissione dopaminergica. Ma il ferro, la deficienza di ferro, la carenza di ferro, oltre che essere importante per una disfunzione dopaminergica, è sicuramente anche importante per altri aspetti che sono tipici della sindrome delle gambe senza riposo, e in particolare la funzione glutamatergica. Un aumento della funzione presinaptica glutamatergica è quello che ci rende ragione della sindrome da iperarousal, con un aumento dell'insonnia e soprattutto aspetti di frammentazione del sonno, oltre che degli aspetti disestesici dolorosi. E sempre per rimanere sulle alterazioni del sonno, e la carenza di ferro ha un impatto molto importante anche sull'adenosina, e quindi un impatto anche attraverso questo molto importante per quanto riguarda un sonno che è un sonno frammentato, destrutturato, a bassa efficienza, e che può quindi anche in parte essere responsabile di una sonnolenza diurna. E proprio a riflettere l'importanza del metabolismo del ferro, nel 2018 a primo nome Richard Allen sono uscite questo consenso evidence-based per quanto riguarda l'utilizzo della terapia marziale, e come vedete prendono in considerazione tutta una serie di situazioni e pongono l'accento sul fatto che il ferro va indagato nei pazienti con RLS, e è possibile trattarli laddove siano fatte salve alcune condizioni per quanto riguarda la total binding capacity e la saturazione della transferrina, che non deve eccedere ovviamente determinati valori. E poi, a seconda di quello, come vedremo, che è la risposta alla terapia, che in prima istanza un tempo si pensava soprattutto all'utilizzo della terapia marziale per OS, può, laddove i risultati non sono definiti, o anche laddove c'è una cattiva aderenza o una ricaduta per quanto riguarda i sintomi, passare anche alla terapia infusiva per via endovenosa. Questo lavoro di Dai e gli aspetti successivi dell'editorial di Picchietti, di Dan Picchietti, ci fanno vedere come in realtà già col ferrosolfato siano stati raggiunti in alcuni casi dei risultati, come vedete, sia per quanto riguarda l'indice motorio dei movimenti periodici e per quanto riguarda la compensazione, l'innalzamento dei valori di ferritina duraturi, come vedete, nel tempo. E tant'è che, come vedete dal titolo dell'editoriale sulla destra, si pensava che addirittura in alcuni casi il ferro, la terapia marziale, potesse rappresentare una terapia di prima linea. Tuttavia questo tipo di terapia viene soprattutto limitato da quelli che sono gli effetti collaterali, che determinano una scarsa aderenza molto spesso alla terapia, e soprattutto nei soggetti più giovani. Per questo motivo nel tempo vedete insomma parecchia letteratura per quanto riguarda l'uso della terapia orale, che all'inizio è stata molto portata avanti. Oggi si pensa che sicuramente in particolari situazioni sia decisamente più valida la terapia endovena, e in particolare col carbossi maltoso.
e questo è stato visto in situazioni con chiara carenza di ferritina, come per esempio l'ADHD, comorbida o meno con l'RLS, e anche nel disturbo da restless sleep. E questo è uno degli ultimi lavori di Richard Allen per quanto riguarda per esempio quali che siano le caratteristiche predittive nel paziente con RLS di una risposta alla ferrocarbossimaltoso, e in realtà gli autori vedono che quanto più lo stato il metabolico periferico del ferro è compromesso, e tanto più bassa è la saturazione della transferrina, tanto più il soggetto risponderà verosimilmente al trattamento. E è interessante vedere come negli ultimi anni questo tipo di trattamenti è stato utilizzato anche in, come dicevamo, in quei disturbi del neurosviluppo dove alle volte la situazione di restless è conclamata, in alcuni altri casi, soprattutto quei soggetti che hanno difficoltà di espressione o i soggetti con autismo più grave, parliamo di una probabile RLS piuttosto che di un RLS certa, e vediamo come anche in questi soggetti i livelli di ferritina incrementano, e l'incremento tuttavia diventa minore in quei soggetti che hanno un indice di gravità e quindi anche di mancanza di autonomia molto grave per quanto riguarda le scale appunto comportamentali che utilizziamo in questi soggetti. E è stato visto come in realtà non ci sia una risposta nell'infanzia diversa se andiamo a considerare un problema di sesso, di diversificazione del sesso tra i bambini e le bambine. E dico questo perché sappiamo che almeno in età adulta l'RLS è decisamente molto prevalente nel sesso femminile, e in particolare, come abbiamo già sentito da altri interventi, in alcune età della vita per quanto riguarda la donna, legate appunto alla gravidanza e più tardi anche alla menopausa. E dicevamo che è solo nell'adolescenza che esiste una diversificata risposta alla terapia marziale che favorisce decisamente le ragazzine. Abbiamo sentito parlare dal prof Manconi e se ne è parlato anche a proposito di altri interventi dell'importanza della vitamina D. La vitamina D è estremamente importante non soltanto per la restless, ma per la maggior parte dei disturbi del sonno. È stata stimata una carenza di vitamina D nei soggetti con obesità, nei soggetti poco esposti al sole, con un'alimentazione non corretta, e è stata messa in relazione anche al disturbo delle apnee in sonno. E sappiamo come un deficit di vitamina D sia per esempio un predittore indipendente di restless nelle donne in gravidanza, e sappiamo come la gravità della restless, almeno per alcuni lavori, correli negativamente con i livelli di ferritina sierica. E perché l'impatto della restless scusate, della vitamina D è un impatto importante a vari livelli, perché la vitamina D modula la trascrizione, la sintesi e la funzione serotoninergica cerebrale, e quindi proprio per questo riesce a modulare, a migliorare anche il sonno, ma anche l'umore. Sappiamo come i soggetti con restless abbiano un problema di depressione, incomorbidità, ansia e depressione, e ha un
un'importanza anche molto importante nel regolare la produzione e i livelli di adenosina, e sappiamo come l'adenosina sia estremamente importante per quanto riguarda il sonno in genere e anche per i movimenti periodici. E poi quello di cui abbiamo parlato finora, il ferro, la vitamina D, riesce a migliorare l'anemia, in particolare l'anemia infiammatoria, quella per intenderci dove la ferritina non è bassa ma è alta, attraverso la riduzione delle citochine proinfiammatorie. Come potete vedere da questo specchietto, dove vedete appunto sulla sinistra l'effetto appunto delle citochine proinfiammatorie, e questo effetto viene inibito, e quindi viene inibita l'azione dell'epcidina con la somministrazione della vitamina D. Ma non c'è solo il ferro da prendere in considerazione laddove parliamo di un'alimentazione sana ed adeguata. Questa review sistematica recentissima del 2024 vi parla appunto della importanza anche di altri fattori, come possono essere il magnesio, la vitamina B6 in particolare. Anzi, questi autori minimizzano in parte il ruolo della vitamina D rispetto ad altri fattori. Parlano di vitamine antiossidanti, la C e la E, riconoscono il ruolo del ferro, ma dicono che ci sono dei fattori limitanti per quanto riguarda l'assorbimento e l'aderenza alla terapia, e prendono in considerazione anche altre azioni, come per esempio composti di erbe cinesi, la valeriana o anche i cannabinoidi, con effetti meno certi e meno studiati. E sempre per rimanere in quella che è la possibilità che ci siano tanti fattori che possano interferire con uno stile di vita corretto, possiamo prendere in considerazione anche popolazioni specifiche. Qui vedete, in questo caso si tratta di adolescenti coreani. Noi sappiamo che in Oriente in realtà noi abbiamo il disturbo sembra meno presente rispetto alle nostre zone occidentali, ma tuttavia questi autori notano che negli adolescenti la carenza di ferro, ma non solo quella, anche l'esposizione all'alcol, ritmi di vita inadeguati legati a un eccessivo uso dei media e la tendenza soprattutto nei maschi ad avere una sindrome da fase ritardata, possa interferire con la presenza di sintomi associabili alla restless e al disturbo dell'umore. E se parliamo di terapie non farmacologiche, possiamo considerare ovviamente tutta una serie di terapie che vanno dai massaggi allo yoga, all'esercizio fisico, alla terapia fisica vera e propria, la crioterapia, la luce infrarossa ed altri. E tutti questi sono stati messi in evidenza da una serie di autori. Ma per esempio, se parliamo di esercizio e restless, l'importanza dell'esercizio fisico per la restless, questo lavoro è particolarmente, oltre che recente, interessante, perché vi pone l'attenzione sul fatto che rispetto ad una popolazione di controllo, i soggetti con restless presentano dei livelli alti, come vedete nel pannello, di irisina. L'irisina è un polipeptide ad azione ormonosimile che aumenta con l'esercizio, e naturalmente verosimilmente proprio in relazione nelle forme idiopatiche di restless, di aumento di esercizio, questi soggetti hanno rispetto a dei gruppi di controllo dei valori decisamente elevati. Ma si tratta di qualcosa di molto interessante, perché l'irisina è qualcosa che correla anche con l'obesità, che correla con quello che è il body mass index, e in maniera inversamente proporzionale
anche con quelli che sono i grassi, l'assetto dismetabolico lipidico. Quindi qualcosa da considerare nell'insieme per quello che è la dieta e il promuovere un sano esercizio fisico nel soggetto con restless. E se parliamo di terapia non farmacologica, vedete che in questa review su una serie di studi randomizzati, di randomized control trials, Harrison, questo lavoro è leggermente più datato rispetto ai precedenti, è del 2018, rivede un attimino tutta una serie di trattamenti che vanno dalla stimolazione ripetitiva magnetica transcranica, l'esercizio, manipolazioni fisiche, il massaggio, la terapia a raggi infrarossi, l'agopuntura e altra. E nota come, e sono sicura che se non l'ha già fatto, sicuramente il professore Lanza vi parlerà nei prossimi incontri di stimolazione ripetitiva transcranica. Questa, insieme all'esercizio e alla luce infrarossa e all'agopuntura, siano particolarmente efficaci per l'RLS, mentre per esempio non risulta efficace quella che è la stimolazione transcranica a corrente diretta e la crioterapia, ad esempio. E in generale molte sono le review, questa è una tra le più recenti, che vanno ad analizzare tutti i tipi, tutte le modalità fisioterapeutiche in relazione alla loro efficacia, e vedete che vengono prese in considerazione varie tecniche di rilassamento muscolare, non solo lo yoga, anche il mindfulness, anche la CBT, si vede come fondamentalmente tutte abbiano un ruolo e soprattutto una safety rispetto a quelli che sono i trattamenti farmacologici, soprattutto prolungati. Tutti sappiamo del rischio di augmentation, tutti sappiamo del rischio di determinati farmaci che sono sicuramente molto attivi, ma che nel tempo possono dare anche problemi di una certa importanza. E per esempio questo lavoro considera l'importanza della yoga e mette a controllo un gruppo che utilizza un programma di 12 settimane di yoga verso quello che è un programma educazionale con un film, e vede che decisamente l'esercizio con la yoga ha un effetto molto importante su quello che è la restless di per sé, ma anche l'effetto sul sonno e sull'umore e in generale sulla qualità della vita. E in generale l'attività fisica moderata, e in particolare in questo caso viene preso in considerazione l'esercizio di rilassamento muscolare e anche la massoterapia nelle donne in gravidanza. Questo può essere un trattamento molto promettente, posto che abbiamo visto che al di là anche qui dell'utilizzo del ferro non abbiamo molte terapie da proporre, soprattutto nei primi trimestri di gravidanza. In questo caso l'alleviamento dei sintomi è risultato particolarmente importante. E se parliamo di categorie particolari, una categoria particolare è anche quella dei pazienti con insufficienza renale cronica, e ancora di più i pazienti con emodialisi. In questi soggetti l'esercizio, l'intervento con l'esercizio fisico risulta ovviamente ancora più importante, perché permette di limitare quello che è il trattamento farmacologico, e l'esercizio per certi aspetti ha un'azione comparabile in alcuni di questi soggetti con quelli che sono gli agonisti dopaminergici nel ridurre i sintomi dell'RLS, nel migliorare anche quelli che sono i punteggi ai test della depressione e migliorare la qualità del sonno. E abbiamo anche degli studi
importanti animali che ci vengono incontro per farci chiarire un attimino quello che può essere il ruolo specifico dell'esercizio. Questo è uno studio interessante della Beatriz Franco insieme al gruppo sempre di Manconi, che ritroviamo sempre quando si tratta di modelli animali, e vedete che praticamente in un gruppo di topolini iron deficient rispetto ad altri topolini di controllo, uno dei problemi particolari era l'iperattività appunto del topolino, ma anche quella che era cosiddetta la memoria di riconoscimento, che viene alterata in maniera abbastanza pesante in questi animali, in rapporto proprio a quella che è l'alterazione del sonno. L'esercizio fisico in questo caso sembra svolgere un ruolo protettivo nei confronti dell'alterazione del sonno indotta appunto da carenza marziale. Sempre per rimanere nell'ambito degli studi animali, questo è un lavoro molto bello in cui sono presenti anche qui la Beatriz Franco e Mauro Manconi, che va a vedere in profondità anche quello che è l'effetto dell'esercizio, esercizio da solo o esercizio in concomitanza con il pramipexolo nella fattispecie, per quanto riguarda la variazione, i polimorfismi del gene PTPRD, che è un gene particolarmente implicato in alcune forme di RLS, e questi autori mettono a confronto quello che è un trattamento di controllo, quello che è il trattamento col solo pramipexolo, col solo esercizio o esercizio più pramipexolo, e in poche parole vanno a vedere i risultati migliori sia per quanto riguarda la parte sonno, ma anche per quanto riguarda l'aumento dei livelli delle proteine legate al PTPRD, associata alla riduzione della tirosina idrossilasi nel gruppo che fa doppia terapia, cioè pramipexolo più. Vedete che qui da un lato troviamo quelli che sono gli effetti sul sonno, sulla vostra sinistra, e vedete come il pramipexolo da solo riduca l'efficienza di sonno e anche il sonno REM rispetto invece all'azione duale di pramipexolo più esercizio, e vedete come invece sulla vostra destra quelli che sono gli effetti ancora una volta migliori per quanto riguarda l'esercizio unito al pramipexolo, per quanto riguarda l'espressione genica dei recettori di R2, del DAT-scan e del PTPRD. E ancora andiamo a vedere quello che è attraverso dei lavori di Katie Sederberg, che si è molto dedicata a questi aspetti, quello che è l'azione dell'esercizio aerobico verso l'esercizio anaerobico, l'esercizio da stretching verso l'esercizio invece più puramente aerobico. E sostanzialmente in questo primo lavoro che vi sto mostrando del 2024, gli autori vanno a vedere che l'esercizio, soprattutto aerobico, ha un'azione positiva in più del 50% dei soggetti, mentre meno di un quarto della popolazione percepiva un effetto negativo. E le modalità di successo di questo esercizio dipendono moltissimo dalla routine, dalla frequenza dell'esercizio e anche da quando l'esercizio viene somministrato. Le ore del giorno, soprattutto del mattino, danno decisamente un effetto migliore rispetto alle ore serali.
e qui sono andati sempre gli stessi autori a vedere su quali soggetti questa terapia ha un'azione migliore e fondamentalmente hanno visto che le donne sono sfavorite, sembrano essere sfavorite in questo caso, e poi c'è un'azione legata al BMI. Maggiore è l'indice di massa corporea, minore è l'effetto del risultato della terapia con esercizio aerobico, e ci sono anche altri effetti che sono legati alla severità di base della sindrome. Le forme secondarie o le forme medio-lievi sembrerebbero beneficiare di più dell'esercizio aerobico rispetto alle forme che sono più gravi. Io ho voluto con questo farvi una carrellata un pochino di tutti quelli che sono gli aspetti legati ad una vita sana, che quindi comprenda un sano esercizio fisico, una sana esposizione alla luce, una sana esposizione ad un'alimentazione corretta per fattori di integrazione, per vitamine, per terapia marziale, e vedere come, al di là delle terapie più o meno codificate che tutti conosciamo per quanto riguarda la restless, che oggi sono peraltro molto discusse, esiste la possibilità di in parte prevenire e in parte intervenire una volta che i sintomi si siano manifestati, con uno stile di vita sano che possa indirizzarsi a quelli che sono le necessità prevalenti della nostra popolazione. Io vi ringrazio e spero di essere stata abbastanza chiara. Buongiorno, io sono qui per introdurre questo argomento della professoressa Karen Spruit, ma prima volevo rimarcare l'importanza del World Sleep Day e l'importanza della informazione sul sonno, specialmente per l'età pediatrica, perché il sonno in qualche modo è il precursore di tutto quello che sarà lo sviluppo cerebrale del bambino, e gran parte dei processi di plasticità neuronale dello sviluppo cerebrale avvengono proprio durante il sonno. Quindi i bambini dormono tanto proprio perché hanno necessità di sviluppare determinate parti del cervello in certe fasi della vita. Il sonno è estremamente importante in tutte queste fasi dello sviluppo. Pertanto è un piacere appunto introdurre l'argomento del disturbi del movimento del sonno in età pediatrica, perché noi sappiamo che educare i genitori a capire qual è il significato del movimento nel sonno del bambino è estremamente importante, perché i movimenti del sonno e eventualmente le alterazioni del sonno legate al movimento possono essere predittori di eventuali ulteriori disturbi sul piano emotivo e comportamentale che si svilupperanno poi tardivamente. Per cui riconoscere quelli che sono i sintomi di un disturbo del movimento e di una sindrome delle gambe senza riposo, che è estremamente difficile da riconoscere nei bambini o diciamo viene poco riconosciuta nei bambini. Quindi ci introdurrà proprio la professoressa Karen Spruit su quale sia l'importanza della valutazione dei movimenti nel sonno, proprio per migliorare la cura dei bambini e migliorare la qualità del sonno di questi bambini. So I would like to thank the organizers for the invitation to speak. And so my talk today is about the imperative for the movement disorders education in advancing pediatric sleep healthcare. So I have no conflicts of interest to declare. And so let's start. My presentation has a couple of steps to follow. First of all, I will start with providing a background and some information about the motor development, and then I will discuss sleep-related movement disorders, and finally I will come to highlight a little bit about their objective as well as the subjective measurement
of these sleep-related movement disorders. So I will end my slides or presentation with potential future directions in this area. So let's start with the background. So in terms of the audience that I'm talking to, I don't think that I really need to go into detail about the two-process model of sleep or our tendencies of sleep-wake circadian cyclicity, but I do like to bring your attention to a couple of points on this slide. Namely, we have this sleep demand, put my pointer on, we have this sleep demand which is indexed by the time of wakefulness preceding sleep. And so it is actually by a component called the positive exponential function of time, as well as a negative exponential function of the time asleep. And next we have also the circadian tendencies being indexed by the timing of sleep within that 24-hour matrix. And that is more or less modified under the continued entrainment of the displaced condition. So this together actually brings me to the point that I really would draw your attention to, is this consciousness decisions. Because the behavior of sleep is actually determined as a function of this sleep demand, as I just explained, as well as the circadian tendencies. Add to that the behavioral facilitators and inhibitors. And this is really where I would like to draw the attention. These behavioral facilitators and inhibitors, these are potentially voluntary or even involuntary. They can be compatible and even incompatible with sleep. For instance, sleep is facilitated by the prone position and inhibited by the erect position. So the behavior sleep as a function of the sleep demand, the circadian tendencies, and this behavioral component. And this behavioral component really draw the attention from Ted Spagna. Ted Spagna was a photographer who used these time lapses, and with the time lapses of 30 seconds, he showed the behavior during sleep. And this was the movement of a baby during the sleep period. And so this brings me to the motor development or the movement that we develop throughout our lifespan. So on the left side, you see actually here the progression of fine motor milestones. It starts in the early stages as a neonate, with your hands fisted near your face, to the ability to copy very simple shapes such as a triangle already around the ages of 5 and 6 years old. And ultimately, it will be advancing to skills like drawing, writing, and crafting. On the right side, you will see actually what we observe, the gross motor milestones. And these range really from lifting the head and the chest when we are lying on our stomach as we are newborns and babies, to all the way walking backwards at the school age period, to later on in the adolescence and adulthood, progressing to full physical coordination and the participation in advanced sports. So the typical progression of this motor development goes from proximal to distal. So this is a pattern that starts from the center of the body and moves upwards. So for infants, it's gaining control over the torso and the shoulders, and later on over the arms and the hands. Cephalocaudal pattern is actually the one that progresses from the head to the tail, where the children gain their control over their head, their neck, and before actually their torso and their legs. And then also the gross and the fine motor one, where you see that first the gross motor skills such as crawling and walking will develop before the finer motor skills like the grasping of small objects and writing will develop. So this is an important progression that develops or evolves through our development, our lifespan. And this is important to know that they are very much intertwined with our sensory systems as well as with the reflexes. So in terms of the reflexes, who play a very important role in the early stages of motor development, because they are automatic and involuntary movements
that occur due to or in response to a specific stimuli. And so they make actually the foundation, or they form the foundation for more complex and voluntary behaviors, motor skills. And so they help us as a young infant and child to learn to control our environment and our movements in this environment. So this brings me to those sleep-related movement disorders. So movement disorders in childhood comprise a very heterogeneous group of conditions, and that lead to impairment in the voluntary movement, in the abnormal postures, or in inserted involuntary movements. So the first step that we should be doing is distinguish whether there is a normal developmental motor pattern or it is something that is pathological, a pathological movement disorder. For instance, infantile fidgety movements and startles, they resemble very much those chorea or myoclonus, and they typically disappear by 3 months. Or the dystonic-like features, like they may appear at birth, and they may persist up till around the age of 16 years. Or the development of these goal-directed movements, which we can see in those 3 to 6 months olds, which coincides with the ataxic-like features, they may last up till the age of 12 years old. So it can be very challenging to differentiate the physiological patterns from pathological disorders. So the key here is to really monitor and have a follow-up and track the movement's progression. So in general, the physiological patterns subside with typical psychomotor development. So it will fade eventually away. Additionally, we cannot forget that some neurological conditions such as epilepsy may mimic these movement disorders. So the next step would be the movement disorders can be classified as based on their phenotype. So here it's really looking for those clinical cues that help you to distinguish between those different phenotypes. So it can be the hyperkinetic disorders, which are quite common in children, such as the tics, the dystonia, the chorea, the myoclonus, stereotypes, as well as a tremor. It can also be the hypokinetic disorders, which are more rare in children. They include mostly those Parkinsonisms. And then you have the ataxia, which involves this disorganized and poorly executed movements, and that is relatively common in children. Now, knowing these two steps, the third step would be considering whether this movement disorder is actually functional. Also, whether it is there a non-organic cause? So can it be that the hyperkinetic or the hypokinetic disorders, can they be actually functional? So the key clinical feature here is to consider that they are often like with an abrupt onset, they have fluctuating symptoms, and there is a symptom improvement when the patient or the child is distracted. For example, the entrainment in tremor or jerky movements like finger tapping. So additional clues that we can use for this step is that we look at the history of the unexplained symptoms, such as pain, or we can look for paroxysmal episodes, or possibly there is a physical or psychosocial triggers that have led to this movement disorder. So despite all these signs, now it's really important to distinguish those that are non-functional ones versus the functional ones. But then again, they can coexist in the same patient. So whether there's no clear organic cause and whether the symptoms can vary and whether there are certain triggers that actually have led to these temporary decrease or increase in the symptoms. Then another step would be the clinical syndrome. And as you know, the clinical syndrome is a collection of symptoms, so including the movement disorders on itself, but also additional signs such as the neurological signs like epilepsy, but also non-neurological signs such as behavioral issues. So let's have a look at these clinical syndromes.
So this is where our sleep field faces really the challenges, because the diagnosis and as well as the understanding remains quite unclear, because it's very much complicated by overlapping conditions such as sleep disordered breathing, insomnia, medication effects, or even that they do not really fit or they do not really adhere to the criteria. And this will have been exposed or discussed in many other talks before mine. So when we go to the first clinical syndrome, it would be restless legs syndrome. So this is the urge to move the legs due to uncomfortable sensations. So here you have again the sensory systems. So the worsening of these sensations are during rest or inactivity. They are relieved by movement. You have the predominantly occur in the evening or the night, and then you actually see that they can mimic certain RLS symptoms or the syndrome when it is other medical or behavioral conditions such as a leg cramp. The impact of it is really the distress, the sleep disturbances, or the impairment in the daily functioning. So 2% in the general population might suffer of restless leg syndrome, and it's more than 10% in clinical sleep centers. So what we should know in children is that because they have prolonged periods of sitting in the class of inactivities, a large amount of children with RLS may report also daytime leg sensations. And therefore, this one of the criteria in terms of the evening and the night becomes less consistent or less powerful in childhood. Then we go to the periodic limb movement disorder. So here the polysomnography clearly demonstrates these periodic limb movements during sleep, so the PLMS. So the frequency is considered to be more than 5 per hours in children. Again, here it cannot be, the movement cannot be better explained by other medical or sleep or mental disorders. And here the impact again is on the sleep disturbances or the impairment in daily functioning. So here you see that the prevalence rate is way much lower, 0.3%. And so also what needs to be known with this clinical syndrome is that a primary disorder can exist with PLMS. So this is where you have the periodic leg movements during sleep, but not necessarily that disorder, which means that these symptoms and the diagnosis of PLMD as well as RLS that I previously said, they often have also the bidirectional relationships with ADHD, insomnia, hypersomnia, and fatigue. So you can see that the clinical picture, the clinical syndromes and the signs or the complaints that they come to you may start to blur up. This brings me to the next clinical syndrome, being the nocturnal muscle cramp, which is a painful muscle sensation which can arise from wakefulness or sleep and actually relieved by forceful stretching. So here the differential diagnosis would be the sensation, so the RLS diagnosis. The impact here is again sleep disturbances and an impairment in daily functioning, and it's estimated around 7% as a prevalence rate. This brings me to the sleep-related bruxism, which is a hot topic lately by the interest of the dentists and orthodontists in the field of sleep. So you really see that this is a repetitive jaw muscle activity by the grinding or the clenching of the teeth during the sleep, an abnormal tooth where you have a morning jaw, muscle pain, fatigue, and temporal headaches. Other oromandibular activity should be used as a differential diagnosis. So here the impact is mostly the quality of life and of course the sleep. The prevalence on the other hand is quite high. It's estimated to be 31.2%. Brings me to the sleep-related rhythmic movement disorder, which is a repetitive stereotyped
rhythmic movement behaviors, and mostly involving the large muscle groups. So here you see that the movements occur near nap or bedtime, or when drowsy or asleep. The rate is usually around 0.5 per second or 2 per second. And the movement clusters, they may vary to less than 15 minutes. So here again, the differential diagnosis of the movement cannot be better explained by any other movement disorder or epilepsy or autism. So the impact again is the sleep disturbances as well as the impairment of daily functioning. And you can see here with the rhythmic movement disorder, the self-inflicted bodily injury. So the prevalence rates in infancy is much higher. It's 60 to 33%, all the way to 5% across preschoolers. So it really decreases across that early childhood. And then the last one that I would like to bring to your attention as a clinical syndrome within the sleep-related movement disorders is the myoclonus. So the first one being the benign sleep myoclonus of infancy is being the repetitive myoclonic jerk. So really the observer here or the parent sees the child in the limbs or the trunks or the whole body up to the age of 6 months, these myoclonic, repetitive myoclonic jerks. So the movements can happen only during the sleep, and they will stop when the infant is aroused. So again, this movement cannot be better explained by any other sleep, medical, or medication use. The impact is not that much known about it, as well as the prevalence rates. Some studies indicate that it is benign. So in the end, you see the propriospinal myoclonus at sleep onset. And that one is also the sudden jerks, primarily at the abdomen, trunk, and the neck. It occurs when relaxed wakefulness and drowsiness, and as the patient tries to fall asleep. It again disappears with mental activation, so when aroused or when a stable sleep state begins. Movement stops when the that's an error. Movement stops when the infant is aroused. That is an error on my side. So, and then you see that the next element on how to differentially diagnose is again that the movement cannot be explained by another sleep, medical, mental disorder, or medication use, or in this case, for the adults or the adolescents, substance use. So the difficulty initiating sleep is one of the largest impacts reported. So these clinical syndromes, as I have listed them together, all relate to that movement, sleep-related movement disorders, and they are impacting on varying degrees the sleep, our daily activities, the mood, the cognitive performance, or the attention of the person, as well as their quality of life, their energy, vitality. So clinically, it is quite crucial to inquire about the patient's family history, as this can really provide some important insights into the complaints. But again, as I said, these sleep-related movements leads up from a clinical aspect all the way to the diagnostic part of these movement disorders. So we go from what we can inquire during the clinical, the history intake, as well as now further the step towards the diagnostics. So when we go into this diagnostic part, of course, can it be acquired? Is a cause an acquired factor? And this is another hot topic because here the movement disorders are often an onset that is more subacute or acute. And so, as I mentioned, the history that needs to be very detailed, especially looking at those prescribed medication. And so this table here is just as an example. It really shows on the top 3 lines that you have in general that anticonvulsants, antipsychotics, as well as antidepressants, they cause different movement disorders. So really on the top 3 lines of that table. So for children specifically, their key factors as a potential acquired factor or trigger
of these movement disorders can be stimulants, because stimulants not given to ADHD or narcolepsy patients, they can worsen conditions like RLS and PLMD. But you can also have obstructive sleep apnea, or a concussion, or a brain trauma, or psychological stress, or general trauma, infections, or even the worsening of symptoms after a dietary changes or fasting or fever. So identifying these causes is really essential for an accurate diagnosis. And so linked to this pathophysiology of the movement disorders is the next aspect. So here I just give one example, one sleep-related movement disorder, and that is, if we want to understand this pathophysiology, so if we want to understand the movement disorder and the potential acquired causes, it really helps to go and dive into that underlying mechanisms. So what may drive the disorder's development and progression, because this is going to help us as well in our diagnostic and later on assessment processes. So, for example, several hypotheses have been proposed for the sleep-related rhythmic movement disorder. So, first of all, it can be like a normal developmental variant. So it coincides with those milestones of psychomotor development. So good knowledge of the motor development, psychomotor development of a child is important. Other hypotheses say that this rhythmic movement disorder is actually a self-soothing learned behavior. So it can occur during those sleep-wake transitions, but there are also studies that say that it occurs in all sleep stages. Another hypothesis is that it is a disordered arousal. So you have a sleep fragmentation or an instability of that non-REM sleep. Other hypotheses are that these rhythmic movements are due to the central pattern motor generator. So there is an impaired GABA release. And of course, the last potential hypothesis would be the genetic predisposition, because there are indeed case reports on this sleep-related rhythmic movement disorder of monozygotic triplets as well as monozygotic twins. So these pathophysiological mechanisms, so the underlying mechanisms, are quite important, but also very challenging, because what we see, and this is really what challenges the sleep field, is that they are further compounded by very strong core currents of these sleep clinical syndromes or these sleep disorders and daytime difficulties such as ADHD, hyperactivity, fatigue, or sleepiness, and inattention. So the overlapping conditions make the diagnosis, but also the treatment, quite complex. So that brings me to the assessment. So the objective as well as the subjective. So if we first start with the objective tools, so probably one of the first metrics or sleep metrics regarding movement is derived from what Ted Spagna did in terms of his time-lapse photography. And this was the immobility index expressed as a percentages, which was a number of pictures without movement divided by the total number of pictures. And so other elements that were extracted from this time lapses or these pictures was a reduced body movement or the immobility, so typically preceding the onset of sleep. It was a typical onset of the sleep position, as well as a muscle tonus and the arousal and excitation of these movements. So this is really just having somebody having newer technology and making 30-second pictures of a sleeping baby, and a new field opens up in terms of movement during sleep. Now, these metrics have evolved tremendously in the field, and so the movement metrics are very diverse. But what I first need to say is that reliability does not imply validity. So a tool cannot be considered valid if it is not reliable. So valid means that it measures what it is supposed to measure, and reliable means that it will measure this on any other occasion that you will use this tool. So it will measure exactly every time what it is intended to measure. So
couple of metrics that we can find or we can use from the polysomnography. The muscle and movement metrics. So it starts with a very simple one, the chin or the mentalis, submentalis movement. We now use for also the REM sleep scoring. The masseter movement, which is becoming quite popular because of the bruxism interest. We also have the breathing and the breathing efforts metrics, such as the respiratory effort. We have the thoracic and the abdominal movements. We have specific eye movements and muscular movements during the REM sleep. We have also the positioning or the change of positioning, and we have the time of occurrences of movement in the sleep period. I'm just giving examples because there's many more out there that you can derive from your polysomnography. Movement indexes, which we know and we use to diagnose those movement indexes as well as their duration, such as the periodic or the limb movement index, reflecting the number of limb movements that occur in a specific time period. We also have the arousal and fragmentation indexes. And these can be, if you look in the literature, defined in many different ways. As for example, the fragmentation index can be defined as a ratio of the number of phases of 1 minute immobility to the total number of immobility epochs of all durations, and that multiplied by 100. Or it can be the number of times that sleep was terminated after 1 minute, expressed as a percentage of a total estimated sleep time. So it's really many diverse definitions that are out there and which need further validation and reliability assessment. And why do we need that? Because the interval, their duration, their denominators, their scoring criteria, as well as the cutoffs that we apply, the positioning where we put them, as well as the frequency, the regularity or the periodicity, the patterns, the velocity, as well as the amplitude are still elements that we need to further investigate. And one of them, of course, is that scorer variability. And that is, of course, when we work with clinical consensus and we need to refine these indexes, these metrics, so that they become valid and reliable and applicable across the lifespan. So movement metrics by actigraphy or the accelerometer. So these are really the newer technology as that Spagna with his camera came in. Now we really have those accelerometers or the smartwatches that we can put on and that can help us again because they allow us to have other metrics. So again, here the comment, reliability does not imply validity, and although a tool cannot be considered valid, it is not when it is not reliable. So really very important to assess the validity and the reliability, but also to assess the validity and the reliability of interpretations and scoring algorithms that we apply. So for the actigraphy accelerometers, some of the indexes that we can use is the sleep duration metrics, the time that we are in bed, because that is quote unquote an inactivity and reduced movement compared to daytime or the time out of bed. So activity metrics are the mean or the median activity counts, the average activity count over a sleep period, the movement metrics often expressed in the bouts or the number of bouts per epochs and that within a certain threshold, or the immobility rule, again, algorithms that we put in place, or fragmentation metrics, as with the polysomnography, we also have that for the accelerometer. So the fragmentation index here is defined as a percentage of 1 minute period of sleep versus the count of all periods of sleep in that sleep period, in that time frame that we are investigating, or the number of awakenings for certain papers or certain tools. So again, different metrics that we can apply, but then again, these have different intervals, duration, cutoffs. We can find different denominators in the literature. We need to keep track of the positioning, the algorithms that we apply, the number of nights that they are wearing the accelerometers, the logs, the interface we use,
the raw data, whether we can access it. And the biggest problem was, of course, the battery and the accelerometers. Do they give us information about the amplitude? This is for newer technology to evolve towards. Again, what we see is that with this movement idea, and particularly with the first slide that I gave on the sleep behavior being a function of the sleep demands and then the circadian tendencies, plus those behavioral facilitators and inhibitors, this is where we really need to see that function in terms of a 24-hour movement, the metrics of the 24-hour movement. And so this brings me to those subjective tools where, again, I can and I should say that reliability does not imply validity, although a tool cannot be considered valid if it is not reliable. And this is, again, on the tool itself, on the questions you administer, on the combination of questions that you put together, but also how you interpret it and how you then score the results of the questionnaire. So I have listed here a couple of subjective tools, sleep questionnaires commonly used and which have components that assess movement disorders. There are two of them that are really specifically focused or designed to measure sleep-related movement disorder, which would be the RLS legs or restless leg syndrome scales or severity scale, and another one is called the restless leg syndrome in childhood and adolescence. So again, these tools, and I've mentioned it in the scheme above at the top, it is really important when you develop a tool, either objective or either an index objective or a subjective questionnaire, that you really go through that iterative process of piloting, re-evaluating, statistically assessing the psychometric properties of the questionnaires such that they really tap into that movement disorder and not just be an indication of the ADHD diagnosis that the child has throughout the day. So to really be sensitive and specific, to have good psychometric properties to help us in the diagnostic processes. And so this really brings me to the last part of my presentation, being the conclusion. So I hope that with the first slide, with the clinical syndromes and the stepwise potential educational approach, that I have convinced you about the importance of one, understanding the motor development of a child, as well as reflecting on whether this movement is functional, acquired, or a sign of another condition. And when you are using the objective tools like polysomnography or the trackers, accelerometers, that the careful pre-processing of the data, and this is here, is very essential. Think about how long, the duration, the interval, the cutoffs you're gonna use, the clinical cutoffs you're gonna use. So these are really important pre-processing elements before you start actually that collection of the data, or when you have collected that data. So the detection is a next element that I hope to have drawn your attention to, because if you want to have a good detection of a movement during sleep, you need to have tools that are sensitive and specific, for example, that can measure the amplitude as well. So next step of that would be the indexes. So there in the literature, there's plenty, a wide range of indices and a variability in clinical scoring and applied criteria. And therefore, I urge all of us to really have a concerted effort to refine our diagnostic criteria, while we at the same time, or when we in parallel improve the psychometric properties of the tools that we use. Because what you should know is that through the development of a child, from a newborn all the way to the young adulthood, your motor development changes drastically, as I mentioned in one of the first slides. And if you see how complex movements can be, then consider a way to measure them in a sensitive and a specific way
throughout the nighttime. So I would like to thank you for your attention, and I'm happy to take any questions. Thank you very much. Ciao, sono Emanuela. Ciao, sono Elisa. In questa giornata E in tutti gli altri giorni fai della salute del sonno una priorità. Ciao! Ciao! Ciao, sono Enrica di RLS Italia. Oggi, 14 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, che è uno dei pilastri fondamentali per il nostro benessere. Se anche tu pensi che sia importante proteggere la tua salute, allora fai della salute del sonno una priorità. Ciao, sono Paola. In questa giornata del sonno, fai della salute del sonno una priorità. Ciao! Ciao, sono Elsa. Fai della salute del sonno una priorità. Ciao, sono Stefano. Questa giornata del sonno, ricordati, fai della salute del sonno una priorità.